che Bitcoin pone, che è stata la prima delle criptovalute, è che è un cambio di paradigma e come tutti i cambi di paradigma colgono il legislatore impreparato. Lo ha colto il film, perché nel momento in cui arrivò il film veniva chiamato immagine in movimento, l'ha colto l'automobile, perché fino a quel tempo avevamo il paradigma della carrozza con i cavalli e vedere una carrozza che si muoveva senza cavalli è stato un cambio di paradigma. Pensare che molte delle regole erano scritte per i cavalli, non per le carrozze. E nel momento in cui è arrivata una macchina, un'automobile che non utilizzava più il cavallo, molte di queste regole sono diventate superate. Il problema di molto di quello che leggiamo è che molti cercano di utilizzare il proprio paradigma mentale per interpretare questo nuovo fenomeno. Vi faccio un esempio. La mia generazione era abituata a telefonare con il gettone telefonico, tale per cui il paradigma tecnologico era col gettone telefonico telefono, cioè possono fare uno scatto telefonico. Quando è arrivato l'iPhone, lo smartphone, ovviamente per chi aveva quel paradigma mentale, per loro sicuramente è possibile telefonare con un gettone telefonico all'interno di uno smartphone. Un sistema ci sarà perché il gettone serve. Peccato che quando uno comprende lo smartphone, comprende che il gettone telefonico è inutile, perché è un cambio totale di paradigma. Il problema delle regole è queste. Sono state scritte per un paradigma diverso. Non è né più buono né meno buono, non c'è alcun giudizio di valore. Sono fatte per rispondere a delle esigenze che il Bitcoin ha scosso. Si basano su alcune concezioni che il Bitcoin supera o costringe a rimettere in discussione. Un esempio su questo: il concetto di moneta e di valuta non è mai definito in maniera positiva in nessun ordinamento giuridico. Perché? Perché è un concetto comune, tutti sanno di che cosa si tratta. Tutti sapevano di che cosa si trattava fino a che non è arrivata una criptovaluta che era un sistema per potersi scambiare valore in maniera decentralizzata senza alcun intermediario. Vi potete immaginare, nel momento in cui posso scambiarmi senza alcun intermediario, tutte le norme che sono state scritte per l'intermediario diventano un ostacolo. Cioè non sono più utili, non hanno più una funzione di tutela di una parte, ma diventano semplicemente un ostacolo, perché quell'intermediario non c'è più, non è più necessario. Questo comporta quindi la prima attività che deve essere fatta dall'interprete, prima di avvicinarsi al mondo del Bitcoin, è comprendere di che cosa si tratta, comprendere qual è il paradigma tecnologico, tecnico, filosofico, che c'è alla base, per poi cercare di far ricadere all'interno del nostro ordinamento o di ogni ordinamento quelle norme che diventano utili, che rispondono alle finalità per le quali sono state scritte.